Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 più ETP e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 53esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel con l'andamento degli investimenti riferiti a gennaio. Con oggi concludiamo 2 anni del pack sul Nasdaq 100. Scopriremo quindi quanto ci avrà reso. Ma le novità non sono finite qui, anche perché da questo gennaio, come anticipato negli scorsi video, ho iniziato a modificare la mia asset allocation. Scoprirete quindi quale nuovo investimento è entrato a far parte del mio portafoglio. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata al solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci qui come di consueto sul primo foglio, scusate, il primo file Excel Patrimonio 2026. Vi ricordo che è appena uscita la puntata numero 50 in cui vado a spiegarlo nel dettaglio. Prima di andare al foglio numero 1 Patrimonio, cominciamo come di consueto al foglio numero 3 Conto Titoli. Come detto in precedenza, continua il pack sul Nasdaq 100. Fa un nuovo ingresso l'ETF sulla Cina, ho selezionato il Franklin FTSE Cina, ovviamente ho diminuito gli importi passando da 800 euro per il Nasdaq 100 e compensando questa diminuzione con 200 euro sul Franklin FTSE Cina. Nella scorsa puntata che ho fatto anche sulle previsioni del 2026 vado a spiegare anche nel dettaglio il perché di questa scelta, comunque lo vedremo anche in questa puntata. Continua il pack su 3 azioni singole, NIO, China Molybdenum e Zijin Mining Group, sempre per un importo pari a 100 euro. Vi ricordo che tutti questi valori li ho presi dal broker che utilizzo, che è Scalable Capital. Bene, ritorniamo velocemente sul file Excel. Vi ricordo per queste azioni singole ho l'obiettivo di investire un totale di 5.000 euro attraverso appunto questi pack. Passiamo poi ai fogli dedicati alle cripto. Vi ricordo che le cripto le detengo tutte su Nexo e attualmente sono state tutte convertite in USDC l'anno scorso. Infatti se ci spostiamo su Nexo, eccolo qui, attualmente ho 7.100 euro di USDC convertiti appunto l'anno scorso. Quindi penso che per il 2026 probabilmente le lascerò intatte così. Qui abbiamo poi i fogli nel dettaglio dei vari broker che utilizzo. Spostiamoci finalmente sul foglio numero 5, Asset Allocation. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate nel dettaglio tutte le asset class esclusi i beni materiali. Per comodità ho già inserito i valori di tutte le azioni ETF azionari, vedete che qui ha fatto l'ingresso anche il nuovo ETF della Cina per un importo pari a quasi 41.000 euro. Adesso vado a inserire gli altri valori. Abbiamo l'obbligazione austriaca che si è leggermente ripresa. Le criptovalute andiamo a recuperare subito, 7.068,52 si sono stabilizzate. Per quanto riguarda la liquidità, in questo foglio vado a unificare i due conti correnti che attualmente ci attestiamo a 41.957
1,53. Come detto in precedenza, potete andare a vedere il video delle previsioni, un simpatico video che ho fatto sulle previsioni del 2026 in cui spiegavo l'asset allocation, però per comodità lo ripeto anche in questa occasione. Vi ricordo che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere, infatti l'obbligazione Austria 2117 è stata una speculazione su possibile ulteriore abbassamento dei tassi di interesse, ovviamente essendo un investimento presente nel mio portafoglio lo vado a conteggiare. Stesso discorso per quanto riguarda le criptovalute, anche se la maggior parte dei miei investimenti riguardano appunto la parte azionaria, quindi nel corso del tempo, come potete vedere dai numeri, questa parte si incrementerà sempre di più. Mi piace avere comunque una buona copertura di liquidità, infatti vedete che si attesta quasi 42.000 euro. Qui sotto abbiamo i grafici sulla base dei dati che vedete sopra in termini di euro, in termini di percentuali e in termini di aree colorate. Bene, possiamo salvare. Passiamo poi al foglio numero 6 storico investimenti. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorati tutti i miei investimenti fatti nel corso del tempo attraverso la formula del calcolo in percentuale e la formula del rendimento medio annuo. Per comodità ho già inserito gli acquisti per il mese di gennaio, vediamo velocemente anche per quanto riguarda il Nasdaq. Vi ricordo che i valori vanno messi con il segno meno, quindi in questo caso abbiamo abbassato la quota a 800 euro. Adesso vado a inserire il valore che ho recuperato qualche minuto fa, quindi i mercati dovrebbero essere già chiusi, 524,45, quindi ci attestiamo con un rendimento semplice del 15%, un rendimento medio anno del 13,42. Qui abbiamo il nuovo ingresso dell'ETF sulla Cina. Come potete vedere il video lo sto girando il 31 di gennaio. Anche questo è partito forte, si fa per dire, 195 euro. Siamo sotto di un'inizia, un rendimento di meno 0,2%. Abbiamo poi l'Austria 2117 che invece si è ripresa leggermente, quindi bene. E ci attestiamo 6.355 euro, poi cominciano tutte le azioni singole. Qui questa dovrebbe essere NIO, infatti si è leggermente apprezzata per il mese di gennaio, quindi molto bene. Attualmente siamo sotto del 2,43%. Questa dovrebbe essere Lightbridge, sì, e anche questa si è leggermente apprezzata. Quindi siamo a un rendimento semplice del 12,39%, un rendimento medio anno del 19% circa. Questa dovrebbe essere China Molybdenum, ecco infatti, vedete, qui ho già inserito anche l'acquisto di gennaio, vediamo il valore, 1412,13, questa sta andando molto bene, con un rendimento del circa 80%, un rendimento medio anno del 300% circa. Questa dovrebbe essere Zijin Mining Group, su cui sto eseguendo appunto il pack. Ci attestiamo a 906,75, anche qui stiamo andando molto bene. Vi ricordo che qui, come spiego anche nella puntata numero 50, ho diviso le colonne in quanto potrebbero da alcune azioni arrivarmi i dividendi, quindi vanno a concorrere nel totale dell'investimento e quindi vedete che il rendimento semplice, il rendimento medio annuo è più alto. Terminiamo quindi con Novo Nordisk, che anche questa si è apprezzata nel mese di gennaio, con un rendimento del 21,86%, un rendimento medio anno del 48,24%. Ora andiamo a vedere il totalone per il mese di gennaio. Attualmente i nostri investimenti stanno rendendo il 9,18%. Nel caso in cui dovessimo andare a vendere tutti i nostri investimenti avrei un guadagno di circa 4.000 euro all'ordo delle tasse ovviamente e un rendimento medio anno del 7,88%. Se faccio il paragone a fine dicembre, attualmente stiamo leggermente recuperando. È innegabile comunque che
l'investimento che sta affossando il mio rendimento è l'Austria 2117. Infatti sono in negativo di un 18% circa, nonostante le cedole annuali. Comunque, come anticipato negli scorsi video, ci saranno delle modifiche alla mia asset allocation, quindi vedremo poi nel corso del tempo. Se ci spostiamo qui a destra abbiamo poi una tabellina riassuntiva nel caso in cui vado a vendere o a comprare alcuni investimenti, mentre nella tabellina sotto ho raccolto delle informazioni riguardo ai più grandi investitori nella storia. Ovviamente il mio scopo non è batterli, però cercare di capire come stanno andando i miei investimenti e fare una sorta di paragone. Al termine del primo anno avevo un rendimento medio anno del 17,35%, al termine dell'anno scorso un 7,60% circa. Vedremo poi nel corso del tempo come evolverà la situazione. Bene, ora che abbiamo visto anche il foglio numero 6, torniamo a bomba al foglio numero 1 patrimonio e andiamo a vedere effettivamente come è andato il mese. Eccoci qui nel foglio numero 1 patrimonio, che vi ricordo che in questo foglio viene fatto una sorta di resoconto di tutti gli investimenti, beni immobili e immobili nel corso del tempo. Qui abbiamo i conti correnti separati, quindi adesso vado a inserire le cifre. Scusate, 37.752 e 52. Poi dopo li andiamo a commentare. 355 e 80 l'Austria. Secondo conto corrente che utilizzo come piccolo fondo di emergenza e su cui ricevo una piccola remunerazione, quindi potete immaginare che conto è. Le cripto, cosa abbiamo detto? Non mi ricordo già più. 7068 e 52. L'ETF del Nasdaq 100 che prosegue il mio pack, anche se leggermente è calato. Franklin FTSE Cina è il nuovo ingresso, quindi ho preparato la colonnina apposta dedicata. Azione singola Lightbridge. Azione singola NIO 1751,64. China Molybdeno 1412 e 13, molto bene. Zijin Mining Group 906,75. Novo Nordisk 2415 e 57. Dai. Aspettate che salvo. Quindi facciamo un piccolo commento sul mese. Il risparmio sta comunque andando bene nonostante tutti gli investimenti che avete visto e le spese ovviamente in famiglia. Per quanto riguarda l'Austria 2117 si è leggerissimamente apprezzata, anche se il trend è comunque abbastanza in calo, quindi vedremo. Come detto in precedenza ho il fondo di emergenza su cui ho una piccola remunerazione. Le cripto sono state convertite l'anno scorso in stablecoin, quindi potete andare a vedere la puntata dell'anno scorso. Abbiamo poi il consueto pack del Nasdaq 100, anche se a distanza di 2 anni è calato e l'ho fatto, è diminuito diciamo da 1000 a 800 euro al mese. Il nuovo ingresso sull'ETF dalla Cina, che poi dopo andiamo a vedere le motivazioni. L'azione singola Lightbridge un po' ballerina, si è leggermente apprezzata rispetto al mese precedente. Si è plafonata NIO intorno ai 1800 euro, comunque per adesso la teniamo così, andiamo avanti così. Continua il pack, sono molto contento su China Molybdenum, l'altra azienda cinese Zijin Mining Group, che sono implicate nell'estrazione di oro, materie prime e metalli preziosi importanti per la transizione energetica. Ovviamente NIO vi ricordo che è un'azienda del mercato automobilistico cinese, mentre Novo Nordisk ovviamente è un'azienda farmaceutica che ben conoscete. Quindi per quanto riguarda il totale siamo in guadagno dello 0,70%, scusate, una variazione positiva dello 0,70%, e in termini numerici rispetto al mese precedente abbiamo un incremento di circa 1600 euro. Per quanto riguarda la variazione da inizio monitoraggio,
Quindi con il dato riferito a dicembre 2023 abbiamo un incremento del circa 20%. In soldoni un 37.000 euro circa. Vi ricordo che poi questa è una simpatica metrica che per entrare a far parte dell'1% della popolazione in Italia, secondo uno studio delle Sole 24 Ore nel 2024, bisogna possedere 2,5 milioni di euro. Il risultato del calcolo fa vedere per quale valore va moltiplicato per ottenere quella cifra, quindi ovviamente più la cifra si abbassa e più il mio patrimonio cresce, quindi una simpatica metrica che ho visto, eventualmente la aggiorneremo se salterà fuori qualche nuovo articolo. Bene, possiamo salvare. Prima di passare al consueto file Excel chiamato file per pack per analizzare l'ETF del Nasdaq 100 e ovviamente ne ho creato uno anche per l'ETF cinese, vi faccio vedere brevemente quali sono state le motivazioni e quale è il motivo per cui ho scelto proprio questo ETF sulla Cina. Ci spostiamo quindi su Just ETF. Eccoci qui sul sito di Just ETF. Come avete già visto dall'anno scorso nel mio portafoglio ci sono diverse aziende singole cinese, però già verso la fine di novembre-dicembre avevo intenzione di acquistare un ETF, diciamo, generalista sul mercato cinese, in base anche alle mie convinzioni di investimento che potete vedere nella scorsa puntata di, diciamo, previsioni, tra cui parlavo appunto del settore farmaceutico e per quanto riguarda i paesi singoli avevo intenzione di appunto espormi sulla Cina. Quindi sono andato sul sito di Just ETF per categoria. Mi sono spostato nella parte sotto andando alla ricerca appunto del paese singolo, quindi la Cina. Ho dato un'occhiata a tutti i vari indici. Questa ricerca l'ho fatta nel mese di dicembre a fine anno e comunque nel corso del tempo ho visto che stanno aggiungendo sempre più indici, quindi è un mercato insomma, in fermento. Dopodiché, al di là dei vari rendimenti, ho aperto un confronto grafico a linee. Mi sono spostato su panoramica, adesso qui li avevo già selezionati, vediamo, deseleziona tutto così rivediamo un po' il processo. Mi si è aperta questa schermata appunto per quanto riguarda le varie informazioni. L'età non mi interessava più di tanto, mi interessava però che fosse un ETF ad accumulo, quindi abbiamo ridotto gli ETF a 14. La dimensione del fondo non l'ho tenuta in considerazione, ho tenuto in considerazione la replica totale e soprattutto che non fosse senza copertura valutaria. Per quanto riguarda la quotazione, utilizzando Scalable Capital non mi interessava che fosse solo sulla borsa italiana, a differenza di ETF Fight. Bene, dopodiché li ho selezionati tutto, sono andato qui in alto, confronta in dettaglio la selezione. Ovviamente non ho utilizzato solo il sito di Just ETF per fare questa comparazione. Mi sono informato su YouTube, ho utilizzato anche il sito di Tracking Difference per vedere un po' i vari ETF, i vari volumi e a differenza del Nasdaq 100 ho preferito acquistare, e quindi questa è stata una mia scelta personale. Vi ricordo che voi dovete ovviamente investire secondo le vostre convinzioni di investimento, ovviamente non guardare quello che faccio io nello specifico. E quindi, come dicevo, a differenza del Nasdaq 100 in cui preferivo un ETF con una concentrazione su pochi titoli, ho deciso di scegliere un ETF con un gran numero, diciamo, di azioni al suo interno. Infatti, se vedete, contiene quasi 1000 titoli del mercato cinese e quindi ho deciso di ridurre ovviamente la quota sul Nasdaq 100 e entrare appunto nel mercato cinese. Nel caso in cui ci fossero poi delle azioni interessanti, a mio modo di vedere sempre, ovviamente le acquisterò singolarmente, come avete visto per quanto riguarda NIO e le altre due aziende cinesi. Questa è la mia idea per entrare nel mercato cinese. Sempre su Just ETF potete vedere la differenza tra le varie categorie di investimento, e quindi la mia è ricaduta principalmente anche su un mix di azioni. Infatti nell'ETF di Franklin ci sono titoli azionari di Hong Kong, quindi azioni H, B e A, quindi un insieme di tutte queste azioni. Infatti poi le azioni singole, se avete visto, sono tutte denominate con la lettera H,
negoziate appunto sulla borsa di Hong Kong. Quindi come per il Nasdaq 100 ovviamente effettuerò un pack mensile sul mercato cinese. Bene, ora dopo questo pippone ci spostiamo finalmente sugli altri due file Excel, ovvero i file per pack in cui andiamo a fare un focus sugli ETF del Nasdaq 100 e del nuovo ETF cinese. Eccoci qui nel file Excel chiamato file per pack, in questo caso del Nasdaq 100. Vi ricordo che questo foglio Excel, questo file Excel l'ho preso in prestito dal professor Coletti, la puntata si chiama Risparmioforo, quindi sicuramente andate a vedere la sua puntata che sicuramente lo ha spiegato meglio di me. Io cosa ho fatto? Ho fatto un'ipotesi. Siamo partiti 2 anni fa per un pack su 1000 euro al mese sul Nasdaq 100, 16,6 vi ricordo che è il dato preso a dicembre 2023, quindi tengo per il Nasdaq sempre questo valore. Come potete vedere ho diminuito la quota da 1000 a 800 e sono andato a modificare a mano anche l'ipotesi per ricalibrare un po' il tutto. Questa è la nuova tabellina con i nuovi valori. E questo invece sono i fogli ripetuti in cui è sparito anche il rendimento medio annuo, in quanto poi effettivamente adesso andiamo a fare un raffronto con l'ipotesi fatta. Per spiegarmi meglio ve lo faccio vedere. Questa è la tabellina che vado come sempre a modificare tutti i mesi, quindi andiamo a vedere anche per quanto riguarda il mese di gennaio. Quindi in questo caso la quota passa da 1000 a 800, vi ricordo con il segno più. Andiamo a tirare giù sempre il totale dei versamenti e ora come di consueto andiamo a inserire il valore del Nasdaq 100 che si attesta a 28.524,45. Quindi ricordatevi al netto delle tasse 27.552,88 per gennaio. E adesso andiamo a vederlo nell'ipotesi. Eccoci qui. 27.973, quindi siamo al di sotto del 16,6%. Quindi ritorniamo sul pack quello effettivo e andiamo ad attribuirgli un colore giallo. Vi ricordo che utilizzo il colore verde se il mio investimento è in positivo e ben oltre il 16,6% è calcolato nell'ipotesi. Utilizzo il colore giallo nel caso in cui il mio investimento è sì in positivo, però non ha raggiunto quella soglia indicata. E utilizzo il colore rosso nel caso in cui il mio investimento è proprio in negativo, come potete vedere. Qui abbiamo un riepilogo, abbiamo avuto 14 mesi decisamente in positivo, soli 3 mesi in negativo e ora andiamo ad aggiornare con l'8º mese. Ovviamente terminando i 2 anni abbiamo anche il calcolo, si va a comporre anche questa tabellina, quindi vedete qui 27.552, ci spostiamo qua in alto, 27.963, quindi è una sorta di replica e in sintesi del pack che andate a effettuare. Quindi in questo caso attribuiamo il colore giallo. Scusate, ho sbagliato. Qui è meglio fare così, riempimento, eccolo qui. Dopo creerò anche no, facciamolo subito. CTRL C. Ecco qui mettiamo anni leggermente in positivo. Comunque l'investimento è in positivo, però nel secondo anno diciamo che è leggermente calato. Infatti se andate a vedere nel foglio che abbiamo visto prima assieme, il rendimento medio anno era inferiore al 16%. Comunque devo dire che sono molto soddisfatto, nonostante i cali che ci sono stati nel mese di gennaio, perché comunque potete vedere che il pack sul Nasdaq 100 sta andando molto bene e poi sono anche molto contento del fatto che sono riuscito ad espormi sul mercato cinese facendo questo piccolo ingresso di 200 euro, che poi se performerà bene è tutto un altro discorso, però
avevo intenzione anche di ridurre leggermente la mia quota nel mercato americano. Bene, possiamo salvare. E adesso ci spostiamo velocemente anche sull'altro file per pack che ho fatto sull'ETF cinese. Eccoci qui, sempre sull'altro file per pack sull'ETF cinese. In questo caso ovviamente la quota investita è di 200 euro, ho messo un 6% di rendimento medio anno, abbastanza realistico. Ho consultato internet e un po' di intelligenza artificiale e quindi mi ha consigliato di utilizzare ho visto intorno al 5 e 6%, a partire ovviamente da gennaio 2026, come nel caso dell'ETF sul Nasdaq. Anche qui abbiamo il lavoro che viene fatto dalla tabellina con il relativo grafico. Ovviamente poi ho ripetuto i vari file e quindi per il mese di gennaio lo andiamo a compilare. Vedete che ho inserito l'investimento mensile, qui abbiamo sempre il totale dei versamenti e diciamo che non partiamo proprio benissimo, in quanto il valore, mi ricordo, si attesta a 195,18, quindi faccio senza andare a vedere il valore nell'ipotesi perché ovviamente è in territorio negativo, quindi attribuiamo il colore rosso fin da subito, quindi non benissimo. Comunque è un pack long term. Mi sono accorto adesso di aver fatto un piccolo errore, in quanto il calcolo della tassa da pagare o comunque minusvalenza è giusto, però il capitale netto ovviamente va sempre riferito al valore dell'ETF, in quanto se vendi in perdita non hai una tassazione, ma hai la minusvalenza che va a finire nel zainetto fiscale. Infatti poi anche questo errore me lo sono trascinato per quanto riguarda il Nasdaq 100, infatti ho già fatto riferimento sempre al valore dell'ETF, mentre la minusvalenza è giusto e nel caso della tassazione va moltiplicato per il 26%. Quindi torniamo velocemente sull'ETF della Cina. In questo caso la tabellina è corretta e abbiamo un mese in negativo e poi vedremo nel corso del tempo come evolverà la situazione. Bene, possiamo salvare. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questo per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!